Nel 1943 la Marina USA condusse una serie di test per rendere le navi alleate invisibili ai radar nemici. I risultati di questi test non furono mai resi pubblici, ma l'ultimo test, quello che avrebbe concluso il progetto, è conosciuto da tutti come l'esperimento Philadelphia. Durante la Seconda Guerra Mondiale, gli Stati Uniti tentarono di costruire una nave invisibile. L'esperimento ebbe successo? Cosa successe alla US Eldridge? Gli uomini dell'equipaggio erano al corrente di essere parte di un esperimento? Chi furono gli scienziati? Quali testimonianze abbiamo? Una storia di esperimenti militari, insabbiamenti, teletrasporto e viaggio nel tempo? Oppure una leggenda urbana? Ecco a voi. L'esperimento Philadelphia. È il 1943 e siamo nel pieno della Seconda Guerra Mondiale. I due schieramenti tentano di avere la meglio sull'altro cercando di creare armi sempre più nuove e moderne oltre che particolari. In quel momento era in atto una feroce battaglia navale tra le navi statunitensi ed i temibili U-boot tedeschi, nella quale i cacciatori silenziosi sembravano, al momento, avere la meglio continuando ad affondare navi alleate. Gli USA si chiesero quindi, se fosse possibile portare il mimetismo ad un livello superiore in modo da rendere una nave invisibile ai radar, oppure del tutto invisibile. Ecco quindi che nacque il progetto Rainbow di cui l'esperimento Philadelphia segnò la conclusione. Gli statunitensi ritennero di avere già una teoria adatta alla realizzazione del loro progetto. L'interazione tra gravità, magnetismo ed elettricità teorizzata da Einstein sembrava, infatti, perfetta. Ma c'era un problema, serviva qualcuno che fosse in grado di attuarla a livello pratico e in quegli anni c'era solo una persona in grado di poterci riuscire. Nikola Tesla. L'idea era quindi, di usare la non comprovata teoria di Einstein riguardo il campo unificato e la bobina di Tesla. Il progetto Rainbow venne secretato, ed eseguito in due diverse fasi. La prima fase riguardava l'invisibilità di una nave ai radar. Secondo alcuni testimoni questa fase ebbe successo e si decise di passare alla fase 2, ovvero, tentare l'invisibilità totale. Fu lì che qualcosa andò storto. La nave scelta per gli esperimenti fu il cacciatorpediniere appena ultimato USS Eldridge, con un equipaggio di 30 uomini che non erano al corrente degli esperimenti, almeno nella prima fase. Secondo alcune fonti, nella seconda fase, il personale era stato selezionato da un gruppo di volontari della Marina e scienziati. Nel 1942, Nikola Tesla si era ritirato dal progetto, seguito poco dopo da Einstein. In sostituzione di Tesla entrò nel team il matematico e fisico John von Neumann, che al contrario di Tesla, non aveva particolari riserve morali. Il 28 ottobre 1943 tutto era pronto al largo del porto di Filadelfia. Alle ore 17:15 la USS Eldridge ed il suo equipaggio scomparirono in una nube verde. Dopo qualche minuto la nave riapparve vicino a Norfolk, a ben 500 km di distanza dal suo punto di partenza, poi scomparve e riapparì a Filadelfia nello stesso punto in cui si trovava prima. Secondo alcune versioni la nave tornò anche indietro di 10 minuti. Quando però la Eldridge riapparve, l'immagine che si mostrò ai presenti fu orribile. Alcuni marinai erano saldati all'interno della nave interamente o parzialmente, destinati a subire una morte atroce, mentre altri avevano perso il senno. I marinai sopravvissuti morirono tutti non molto tempo dopo a causa di malattie o problemi fisici, sviluppati a causa dell'esperimento. Ma come sappiamo tutto ciò? Nel 1955 tal Morris K. Jessup, laureato in scienze e fotografo ed astronomo dilettante, dopo aver osservato e studiato per anni i movimenti degli UFO, pubblicò un libro The Case for the UFO. Nel libro Jessup scrisse di ritenere che si dovesse studiare in modo più approfondito il sistema di propulsione degli UFO poiché da ciò che aveva osservato e si applicavano, in qualche maniera, la teoria del campo unificato al quale Einstein aveva lavorato. Il libro ottenne un discreto successo e Jessup cominciò a godere di una certa notorietà per le sue teorie e le sue speculazioni sull'antigravità e l'elettromagnetismo, oltre che per quanto detto nel libro. Con il suo libro e le sue idee aveva attirato l'attenzione di qualcuno e nel gennaio del 1956 ricevette una lettera da qualcuno che si firmava Carlos Miguel Allende. Nella lettera Allende confermava la validità e l'interesse delle teorie di Jessup, ma non solo. Allende scrisse anche di un certo esperimento condotto dai servizi militari segreti statunitensi nel 1946, dove si era applicata proprio la teoria del campo unificato su di un cacciatorpediniere.
L'esito finale prova che la teoria del campo unificato, in qualche misura è corretta. Il risultato è stato la completa invisibilità di una nave e di tutto il suo equipaggio. Ci tengo a specificare che la nave sperimentale scomparve dal molo di Filadelfia e solo qualche minuto dopo ricomparve nel molo di Portsmouth, di fronte a Norfolk. Fu chiaramente e distintamente identificata in quel luogo, poi scomparve di nuovo e tornò al molo di Filadelfia in pochissimi minuti, o anche di meno. Dalla lettera di Allende. Jessup rimase colpito dalla lettera di quello sconosciuto e cominciò, così, uno scambio epistolare. Allende nelle successive lettere sostenne di essere un testimone diretto dell'esperimento poiché lui era un marinaio che in quel momento si trovava sull'USS Andrew Furuset, una nave da trasporto classe Liberty, che assisteva alle operazioni. Dopo alcuni scambi di lettere, Jessup scrisse una lunga lettera nella quale, ormai affascinato dalla storia di Allende, richiedeva maggiori dettagli. La risposta si fece attendere, ma alla fine arrivò. Nonostante la scrittura fosse la stessa di sempre, a firmare quella lettera, però, non era Carlos Miguel Allende, ma un certo Carl Allen che diceva di non poter fornire maggiori informazioni o prove perché i fatti conosciuti sull'argomento, eccetto quelli di cui fu lui stesso testimone, erano emersi da sedute ipnotiche effettuate su soggetti presenti agli eventi. Allende in una lettera fece riferimento ad un articolo pubblicato sul giornale di Filadelfia, dove si raccontava di 3 marinai che erano apparsi nel nulla in un bar vicino al porto, quasi come se fossero arrivati da una porta o stanza adiacente, che però non esisteva. Dopo un paio di minuti i marinai erano scomparsi. La marina disse di non essere a conoscenza di questo fatto. Lo scambio continuò e Jessup cominciò ad indagare. Da quel momento troverà solo mezze verità ed informazioni prive di fonti. Durante le interviste relative al libro, Jessup cominciò a parlare anche dell'esperimento Philadelphia. Nel 1957 venne convocato nell'Office of Naval Research perché l'ente aveva ricevuto un pacco contenente una copia del suo libro con vari appunti scritti a mano, presumibilmente da 3 persone differenti, nelle pagine. Gli appunti parlavano di tecnologie extraterrestri e viaggi nel tempo. Jessup, però, riconobbe immediatamente la calligrafia disordinata e particolare di Allende. Dopo un breve interrogatorio, Jessup fu libero di tornare a casa. Jessup continuò ad indagare, ma nel 1959 fu trovato morto all'interno della sua auto. Secondo gli inquirenti, l'uomo, depresso dopo la perdita di notorietà successiva al suo libro e per problemi familiari, aveva deciso di togliersi la vita attraverso il tubo di scarico dell'auto. Nonostante le proteste della famiglia e degli amici, che si opposero sempre all'idea del suicidio, non venne effettuata alcuna indagine o autopsia. Sappiamo però che Jessup, prima di morire aveva telefonato all'amico dottor Mason Valentine per informarlo di essere giunto a conclusioni straordinarie relative all'esperimento Philadelphia, grazie a nuove prove. Durante la telefonata dimisero d'accordo per vedersi il mattino seguente a casa di Valentine, ma né Jessup né i suoi appunti arrivarono mai. Fin da subito partirono le teorie complottistiche sulla sua morte, secondo le quali Jessup era stato eliminato dai Men in Black, dalla CIA o altri simili, perché parlava troppo e si sarebbe posto troppi interrogativi. Dopo la morte di Jessup, un ricercatore dichiarò di aver scoperto la vera identità di Allende, Carl Allen dalla Pennsylvania. Allen aveva sofferto di problemi di delirio, ma durante la Seconda Guerra Mondiale aveva effettivamente servito nella Marina statunitense, come da lui raccontato nelle lettere. Da quel momento fino a circa il 1977 la storia dell'esperimento Philadelphia non venne più approfondita ed anzi, per alcuni periodi finì nel dimenticatoio. Ma nel 1977 venne pubblicato un libro Il Triangolo delle Bermuda, dove si parlava anche dell'esperimento. Il libro fu scritto da Charles Berlitz, un ex agente dell'intelligence, che da quel momento divenne uno scrittore di bestsellers che riguardavano misteri, archeologia misteriosa e storia alternativa. Le affermazioni di Berlitz riguardo l'esperimento sembrano per lo più forzature, imprecisioni e manipolazioni, ma nonostante questo il successo del suo libro riportò l'attenzione su quegli avvenimenti. Con il tempo si fecero avanti alcune persone che affermavano di essere state sulla nave, o su quelle di supporto, il giorno dell'esperimento. Tra questi uno dei più famosi è Alfred Bielek che era di servizio come scienziato sulla USS Eldridge proprio il 28 ottobre del 1943. Il vero nome di Bielek era Edward Cameron, e nel 1990 rivelò pubblicamente di aver preso parte sia all'esperimento Philadelphia che al progetto Montauk. Nelle sue dichiarazioni confermò che lo scopo dell'esperimento era quello di rendere una nave invisibile ai radar, ma lo scopo finale era quello di renderla invisibile. Raccontò di come lui ed il fratello erano stati selezionati sia per la fase realizzazione dell'esperimento che come parte dell'equipaggio non solo perché ricercatori, ma perché stimati da von Neumann, mentre il fratello minore era stato selezionato come marinaio.
Spiegò che dopo aver attivato i macchinari che avrebbero dovuto far scomparire la USS Eldridge, ottennero l'invisibilità ai radar in 70 secondi, ma a quel punto la nave venne circondata da una nube verde e, senza che loro lo sapessero, dove prima si trovava la loro nave ora c'era un buco, che scomparve dopo poco anch'esso. I tubi di elettroni cominciarono a scintillare, poi si videro distintamente le scariche, nel mentre la radio era totalmente fuori uso. Edward e suo fratello tentarono di intervenire sul quadro di controllo, senza successo. Uscirono quindi sul ponte, dove regnava il caos perché la nave era ancora circondata dalla nebbia verde ed i marinai erano disorientati. A quel punto deciso di gettarsi in mare, non arrivarono mai in acqua. Trovarono in una base militare, di notte. Furono prelevati dalla polizia militare che li portò in un edificio all'interno della base. Li incontrarono l'ormai anziano von Neumann che gli disse che si trovavano a Montauk, Long Island, nella sede del progetto Phoenix, un progetto che riguardava il flusso del tempo, nel 1983. Dopodiché von Neumann disse loro di tornare a bordo e distruggere le apparecchiature, che tutto era sotto controllo e loro sarebbero tornati nel 1943. I fratelli si ritrovano di nuovo sulla USS Eldridge e fecero quanto detto loro. Si ritrovarono a Filadelfia nel 1943, nel posto in cui si trovavano all'inizio dell'esperimento. Una volta tornati ecco l'orrore, alcuni membri dell'equipaggio erano morti in seguito ad un attacco cardiaco, altri erano completamente disorientati e sul limite della pazzia, altri invece, tra cui il fratello minore dei Cameron, erano stati inglobati nell'acciaio della nave a causa della scomposizione molecolare avvenuta durante il viaggio che aveva fatto sì che coloro che erano vicini a paratie o parti della nave fossero ricomposti inglobati nella materia. Il fratello di Edward, scioccato dalla scena, si gettò fuori bordo, tornando nel futuro all'ultimo secondo. Successivamente Edward Cameron prese parte all'esperimento Montauk e viaggiò di nuovo nel tempo fino all'anno 2137 dove rimase per qualche mese e da lì venne spedito nel 2749 dove rimase per un paio di anni. Ma la Marina cosa disse riguardo queste accuse? La Marina confermò che ci furono degli esperimenti relativi ad una sorta di invisibilità, ma questi erano solo relativi all'invisibilità alle mine magnetiche, attraverso un procedimento che si chiama degassing. Attraverso dei cavi elettrici che vengono installati lungo la chiglia della nave da poppa a prua, la corrente elettrica controllata annullerebbe il campo magnetico della nave. Una spiegazione che ricorda molto quelle date dall'aeronautica riguardo gli accadimenti di Roswell ed altre. Quanto c'è di vero nella possibilità che una nave possa sparire? Negli anni 70 il professor James Corum mise insieme un gruppo di scienziati per provare a verificare se esistesse una base scientifica circa gli avvenimenti che si pensava fossero accaduti nel 1943. Scoprì che questa base esisteva. Gli scienziati erano stati in grado di replicare l'invisibilità radar usando il cosiddetto trasformatore di Tesla. È quindi possibile che l'esperimento Philadelphia sia stato compiuto, almeno nella sua prima fase. Ci sono molte cose che, però, non tornano nei vari racconti e libri. Prima di tutto bisogna ricordarsi che è proprio negli anni 50 che i film di fantascienza trovano il loro periodo d'oro perché le persone erano attratte, ma anche terrorizzate da ciò che quelle pellicole ed alcuni libri raccontavano. Si installò nelle persone l'idea, la sensazione che, parlando di spazio ed extraterrestri, tutto fosse possibile, specialmente dopo il caso di Roswell. Inoltre in quegli anni c'era molta tensione tra URSS e Stati Uniti per quanto riguardava la corsa allo spazio. Il continuo parlare di spazio ed il domandarsi cosa vi ci si potesse trovare, aveva scatenato nelle popolazioni, specialmente quella americana, il terrore dell'invasione aliena. Stando poi ai diari di bordo, essi registrarono che la USS Eldridge, varata il 27 agosto del 1943, rimase in porto a New York fino a fine settembre per poi, a ottobre, partire per il suo viaggio inaugurale alle Bahamas, rientrando solo il 18 ottobre dello stesso anno. Inoltre pare che non sia mai stato a Filadelfia per tutta la durata del suo servizio, ovvero fino al 1951, quando venne venduta alla Marina greca. La USS Furuset, la nave sulla quale sarebbe stato Allende, invece, in quel periodo, stava navigando nel Mar Mediterraneo. Alcuni sostengono che, in realtà, le pagine relative a quel periodo, siano state strappate dai diari di bordo. Altro fatto che non torna è la teorica presenza di von Neumann nell'anno 1983. Von Neumann, infatti, morì nel 1957. Secondo alcune teorie von Neumann non morì nel 1957, ma si trasferì nel futuro. Dopo le affermazioni di Bielek, si tentò di scoprire cosa ci fosse di vero e perché, a seconda della dichiarazione, alcuni dettagli cambiassero.
Si scoprì che Bielek non solo non era imbarcato sulla USS Eldridge, ma che non si trovava neanche a Filadelfia in quel periodo. Lui giustificò la differenza di dettagli nei racconti dando la colpa al lavaggio del cervello a cui era stato sottoposto. Nikola Tesla. Nikola Tesla è una leggenda ormai, ma cosa ci faceva nel gruppo di scienziati dell'esperimento Filadelfia, colui che aveva trovato il modo di avere energia in modo continuo? Nel 1899 Tesla stava sperimentando come spazio e tempo potessero venire influenzati dall'elettricità e dai campi magnetici. Nello stesso anno, un quotidiano pubblicò una storia nella quale un giornalista aveva trovato Tesla, seduto da solo in un bar. Il giornalista lo aveva salutato e lo scienziato aveva risposto: "Temo che stasera non mi troverai un simpatico compagno, il fatto è che sono quasi stato ucciso oggi. Una scintilla è saltata per 1,5 metri e mi ha colpito alla spalla destra. Se il mio assistente non avesse staccato la corrente, sarei morto." Raccontò, dunque, al giornalista che nel momento in cui era stato colpito, per lui fu come essere trasportato fuori dalla propria finestra spazio-temporale. Potevo vedere il passato, il presente, il futuro. Tutto allo stesso tempo. Durante gli anni 30, Tesla lavorò all'Università di Chicago, conducendo esperimenti per rendere invisibile un corpo attraverso l'elettricità. Ciò sarà la base dell'esperimento Filadelfia. Nel 1939 il suo progetto fu trasferito all'Università di Princeton, e fu lì che Einstein ed altri si unirono a Tesla ed insieme lavorarono al progetto Rainbow ed all'esperimento Filadelfia. Ormai anziano, Tesla si ritirò dal progetto, forse intuendo la pericolosità che si celava dietro questi esperimenti, specialmente qualora essi avessero avuto successo. Uomo dalla forte moralità, Nikola Tesla si dimise dal progetto, dopo aver tentato in tutti i modi di fermarlo. Al suo posto, come già detto, subentrò John von Neumann che non aveva le stesse riserve morali di Tesla. Nikola Tesla morì solo ed in povertà in una stanza d'albergo, proprio nel 1943. La sua stanza fu immediatamente ripulita da funzionari del governo statunitense ed i documenti raccolti furono inviati all'allora direttore del FBI, J. Edgar Hoover. Della maggior parte di quei documenti non se ne seppe più nulla, nemmeno quando, dopo una sentenza, gli eredi ed i parenti dello scienziato ottennero che gli fosse restituito quando preso dal governo. Alla famiglia venne riconsegnata quasi la metà dei documenti, di cui nessuno contenente appunti sugli studi più straordinari di uno scienziato che, al contrario di alcuni, non era disposto a mettere in pericolo vite, né nel suo presente, né nel futuro. In conclusione, è difficile dire quanto dell'esperimento Filadelfia sia vero. Sono troppe le informazioni contrastanti, i racconti differenti e gli elementi che non coincidono. Eppure, pensare che gli Stati Uniti, in quegli anni, non abbiano effettivamente tentato di ottenere l'invisibilità totale, sarebbe da ingenui. Il dubbio non è, quindi, sugli studi, ma su questo preciso esperimento o, perlomeno, sulla parte relativa al viaggio del tempo. Ormai lo sappiamo, si stanno testando da anni sia l'invisibilità, che i viaggi nel tempo, e forse a Filadelfia quel giorno la USS Eldridge scomparve, viaggiò nel tempo e molti uomini morirono. O forse non fu quel cacciatorpediniere a scomparire e non lo fece nel 1943, ma qualche tempo dopo. E voi, cosa ne pensate? Se il video ti è piaciuto lascia un like e se ti piacciono i video come questo iscriviti. Al prossimo video.